Dai, non facciamo buchi adesso però. Devo chiudere tipo lì avanti. Perché io non faccio le cicloturistiche invece di fare le gran fondo? Non puoi capire perché sono qui. Volevamo confrontarci mentre Dario riprende questo viaggio nelle campagne. È già calato nel Giappone, è già calato. Sì, sente molta pressione documentativa. Ok, siamo anche rientrati. Ma domani è più fresco. Ma no, dai, c'è il sole anche domani. Che in griglia saremmo stati in 100. Gli doveva buzzare tanto. Cioè, è stata... Ma che bello il passaggio. Però scusa, ma pochi così ma una roba di nicchia, Una roba di nicchia. Veramente ti avevo detto questo. Allora, devi capire che parlavamo proprio di questo. Dario è per le griglie selezionate, cioè già sì. Le griglie dei poveri in fondo non gli interessano perché non pannolate. Esatto. Hanno i peli sulle gambe. Ti sei depilato? No, figurati. No, che vergogna. Allora, ma io di fatti parto dietro dove siamo andati l'anno scorso, ti ricordi? Ma siamo Fabio? in griglia blu. Indipendentemente dal fatto che siamo in griglia blu, io lascio Dario da solo, io voglio stare in mezzo al popolo, quelli del popolo. Sì. Quelli che arrivano in griglia e dicono ma il percorso quant'è? Cioè quelli che non hanno proprio la più pallida idea di cosa stanno facendo. A me mi avranno messo in griglia nera dopo l'iscrizione, mi hanno detto sono tempo tu. La settimana il weekend scorso mi sono Sì, ma qual è il problema? Che sei iscritto solo ad una gara. Tu Fabio sei macchiato. No, lui si è iscritto a tutte e tre. Bravo, Fabio. E hai anche azzeccato il codice squadra, bravo Fabio. Bravo. Incredibile. Sì. Perché l'ho azzeccato? Perché me l'ha fatto in automatico. Vedi, meno male. Così siamo ufficialmente in 4 della squadra. Avevi già la causa registrato su Endo, wow. Meno male. Adesso facciamo una foto dei piedi di Dario col mare. Hai fatto la manicura ai piedi, Dario. Allora, Dire di pneumatica. quindi abbiamo zona giorno. Facciamo la spesa. Sì. Fare i miei 2 biscotti di cavanna che ho portato. Allora, volendo ci sono le... Che c'è? Prendiamo del formaggio. Allora, tanto facciamo la colazione salata. Dove anche il Reggio? Ci sarebbe anche il kefir. Qui c'è il... Si chiamava il chiodo fisso. Vabbè, originale. Adesso torniamo indietro. Devi fare il chip? Tu no? No, ho fatto online. Quindi dici M? Tengo poi ti prendo tanto non li metto mai questi. Allora io ti do la M, dai, ok. Grande, sembri le crociere MSC. Esatto. Ti un palettino, il colpo. Avete notato la quantità di stick, di supporti che ha Dario? Ormai è drammatico. È l'unico. Io non vorrei dirlo male, io malissimo quest'anno. Altre coordine. Perché entra e ha fatto partire con l'anello del potere. Io ho fame. Devo chiudere fuori. Io solo volevo provare anch'io se ho il cambio carico. Adesso. Già scelta batteria. Male, un numero brutto. Non è proprio il numero 10 per dire. Aspetta. 5 watt, quei tanti, 135 watt per 10 km. Poi orzo. C'è l'orzo qua in cima. Cos'è l'orzo? Onzo. Gli ulivi. Disce dagli ulivi, questa è evidente quella. Poi guarda causa, mele, si mangia, si aspetta, si fa tutta la salita con il burro a causa e quello che abbiamo mangiato prima
Poi qua si mangia qui, non qui è la salita. Qui. Ah, qui c'è anche il ristoro, credo. No, qua forse qua. Il ristoro è qua. Allora, per domani 80 calorie l'ora, quindi 120 dell'energy drink con 2 borracce. Poi 3 energy gel da 45, in cui prenderò uno con caffeina, 2 normali e 30 grammi col For Endurance con aminoacidi. Al ristoro l'Energy New Drink, altri 30 grammi e una caramellina di queste qua, Jelly Bar più, ogni ora, per un totale di altri 80 grammi di carboidrati. Allora, qui, prima gara dell'anno, qual è stato il tuo approccio alla stagione? Allora, prima gara dell'anno l'approccio è stato di cercare di smettere il meno possibile durante l'inverno, il freddo inverno, soprattutto quest'inverno piovoso. Ci siamo riusciti in parte e quindi insomma l'anno scorso sicuramente la condizione era migliore, quest'anno un pochettino di meno, ma abbiamo fatto del dislivello. Vediamo un attimo se il risultato finale porta a una buona conclusione nel tempo. Qui c'è il mangiabevi, quindi una volta che abbiamo mangiato, se volete potete prendere quello con la caffeina. Poi è discesa, si mangia più o meno ogni 45 minuti, quindi più o meno alla fine della discesa. Tanto qua non si riesce, la discesa dei vini, ragazzi, non si riesce a mangiare. Ma anche lei è discesa. Poi è discesa comunque. Sì, però è questo il punto pericoloso, vedi, tutto il 10. Cioè qui non stacchi le mani. Va bene questo? Sarà il nostro tipo quarto leguglie insieme. Oh già. L'anno scorso avevi arrivato con 50 km all'attivo, quest'anno un po' di più, vero? Quest'anno grazie a te mi sono allenato, ho comprato come buon Davide i rulli interattivi, abbiamo all'incirca 500 km di dislivello, pianura, allenamenti vari, quindi in teoria speriamo che sia un po' meglio quest'anno. Decisamente meglio. Oh, promettimi ogni ora un gel. Ogni ora un gel, sì. Ho le tasche piene di gel, quindi vediamo se li usiamo o mangiamo solo le caramelle e speriamo. Grande Fabietta, in bocca al lupo. Crepi. Sono le 5:30, stanno ancora dormendo tutti. Inizio già col caffè però. Ma l'aspetto non è che sia proprio invitante, eh? Davide, allora, dimmi un po' le novità rispetto alla stagione precedente. Allora, ci siamo approcciati a questo Laigueglia 2026 in una maniera un pochettino più strutturata. Innanzitutto abbiamo introdotto i nuovi rulli interattivi. Bravissimo, finalmente. Dopo un lungo inseguimento, quindi adesso c'è stata tutta la possibilità di testare, simulare, incrementare il lavoro durante la stagione invernale e poi anche c'è stata un'attenzione maggiore all'alimentazione grazie al mio preparatore Dario. Vediamo se adesso questi sforzi invernali saranno ripagati al primo test della stagione. Sono sicuro di sì, guarda, allora in bocca al lupo per la gara. Grazie. Com'è? Buono? Allora ragazzi, andiamo a Capomele e facciamo il riscaldamento lì, leggero. Devo andare su in cima. Sì. Io aspetto in griglia di partenza. Sono asciutti, Dario, sono asciutti qua. Madonna. Vabbè. Allora, No, tu vero. un accenno di riscaldamento. Siamo riusciti a farlo, quindi rifacciamo le foto, intanto vediamo il paesaggio notevole. E quella che isola è quella? L'isola d'Elba? Gallinara. Ah, Gallinara, sì. Ho capito. Allora, pronti per la partenza.
ognuno si fa i fatti suoi. Siamo tipo in millesima griglia e niente. E quando noi passeremo dal via, i primi saranno già dal Benga, tipo. Allora, niente, tattiche per gare, quindi come Sopravvivere, L'ho spiegato prima. arrivare all'arrivo senza crampi, alimentarsi bene, tra l'altro gestirsi. La gestione. le crostotine sono al secondo ristoro, giusto? O al terzo? Le fragole sono al terzo. Le fragole al terzo. Secondo e terzo. Molto bene. Abbiamo una tattica allora. fragole, obiettivo Esatto, fragole. obiettivo fragole. Partenza più o meno semidecente, nessuno si è fatto male, questo è l'importante. Dai, non facciamo buchi adesso però. Ecco, loro vanno decisamente al mio passo. Ottimo direi, meglio così. Devo chiudere questo lì avanti. Ok, prima salitella questa piccola, vista male. Ok, prima salita fatta, guardate che vista. Dai che forse ho trovato il mio gruppetto, direi che potevano fare la mia stessa andatura, quindi l'ultimo sforzo mi accodo loro, mi riposo un po'. La cosa importante è sapere quantarmi di bere. Allora, primi 40 minuti di gara, alla faccia del partire tranquilli, siamo ai 36 di media. Direi che inizio subito col primo gel, 45 alla caffeina. Adesso sono in linea col programma alimentare che mi ero prefissato. Devo finire le due borracce al chilometro 67, quando ci sarà il secondo ristoro. Ecco che ci avviciniamo alla prima salita di giornata. A parte qualche saliscendi iniziale, qua abbiamo i nostri primi 5 km di salita. Niente, si parte con una pendenza costante, poi c'è questi 700-800 metri all'1% che ti fanno recuperare, poi l'ultima parte si alza leggermente. La prima salita si chiude così al 9%, è ancora 1,5 km. Evviva! Ok, adesso c'è ancora una piccola parte di salita, poi però quella la temutissima discesa degli ulivi. Fortunatamente oggi è asciutto, quindi dovrebbe essere un po' più sicura. Comunque, come ogni anno, quella la prendo con calma. Ecco la discesa degli ulivi. Bella discesa tecnica, ecco, discesa pericolosa, lo sappiamo. Che poi una cosa che secondo me sarebbe da fare in discesa, tenere la traiettoria, soprattutto se siamo a metà classifica, cioè ne avevo 1000 davanti e 1000 dietro, quindi rischiare secondo me è una cosa stupida, per cui anziché stringere le curve, se so che ho qualcuno dietro, lascio comunque la linea interna, in modo che chi vuole andare può farlo in facilità, ecco, senza rischi. Perché comunque l'obiettivo è divertirsi al di là di tutto. Va bene cercare di migliorare rispetto all'anno scorso, cercare di stare più avanti possibile, però priorità è divertirsi e farlo in sicurezza. Ecco, questo è un momento didattico.
Ok, chilometro 53, finita la discesa degli ulivi, un po' di pianura dietro questo gruppo e poi altra salita. Siamo a metà gara, passo, dai, sono contento, sono quasi 30 di media, però è anche vero che adesso ho il grosso delle salite e adesso. Ok, qui c'è il primo ristoro, questo lo saltiamo e ci fermiamo direttamente al secondo. Allora siamo a 1 ora e mezza, quindi secondo gel sempre 45, stavolta senza caffeina. Adesso c'è una discesa di 4 km e poi di nuovo salita, quindi è il momento giusto di prenderlo. Beh, adesso sta andando bene, cioè sono contento, mi sento bene. E la guaglia è sempre bella, lì però mi aspetta un po' di salita, solo tanto con questa non si vede, però sono 3 km al 4-5% fattibile. Allora diciamo che l'Igo è fattibile. Gli altri dove sono finiti? Invece di darmi una mano. Allora diciamo che questo è fattibile, sono 4 km, poi comunque mi sto gestendo, mi metto intorno ai 240-250 watt e via. Ristoro, discesa e poi ci si prepara per il Paravenna e con la Micheli alla fine. Meravigliosamente ristoro. Energy Unit Drink da sciogliere nell'acqua. E si riparte, sono altri 30 grammi di carboidrati guadagnati. Oh, certo di mettere allegria, ci voleva, sono fermato 5 minuti, sono a metà, quindi ho anche recuperato, riempito le borracce, in realtà soltanto una, gli ultimi 40 km li faccio solo con mezzo litro, un po' di peso in meno come dicevo prima. Presentati un po', racconta un attimo sta disgrazia. Ciao ragazzi, sono Matteo, purtroppo ero poco dietro il primo gruppo e mi si è spezzata la catena in salita, in cima alla seconda salita. Comunque sto ragazzo va, Grazie, però ci va anche più fortuna. Matteo, alla prossima devi fare, vedrai. Grazie. E si riparte. Si riprende. Nel gruppo dei primi, fino a metà, caspita, si è spezzata la catena, spingeva, comunque 23 anni, tanta roba, complimenti. Salita numero 9 su 13, 1,5 km, sale di 46 metri, quindi non tantissimo, c'è solo un tratto centrale rosso, poi è gestibile. Non ho mangiato nulla al ristoro, solo bevuto, quindi adesso non prendo il gel, però una caramella e poi la Jelly Bar più e poi un gel fra circa 25 minuti. Con 1 chilometro, pezzo duro adesso, poi spiano. Grazie ragazzi! No, per una volta avevano ragione, adesso spiana. Questo è l'aeroporto Villanova di Albenga. Peccato non si riesca a vedere il decollo. Ok, me ne rimane solo più uno e lo prendo prima di Colla Micheli. Paravenna, discesa, ultimo gel. Questo è il Paravenna, comunque bella, paesaggi, spettacolo. Questa è la mia faccia distrutta, eccolo qua, un uomo distrutto. Questo è un bel tratto tecnico,
in alcuni punti è un po' umido, quindi magari c'è da stare un po' attenti, comunque è piacevole. E dicevo prima, percorso veramente ben segnalato. Ed adesso, beh, la Egueglia, la Gran Fondo si è sempre distinta positivamente, secondo me. Comunque sono fiero della mia strategia alimentare. 80 grammi l'ora, comunque li ho retti, cioè stomaco sto bene, considerando che io sono un amatore medio scarso, 80 grammi non male. Ok, ultimo gel, quello con gli aminoacidi, e poi testa bassa fino a Colla Micheli. Ultimi 5 km, si vede il mare, ho distrutto, proprio più che altro male, credo ho un problema di posizione o di scarpe. Sono fatto un attimo un male ai piedi folle. Il grosso problema è che si è abbassato un po' il calzino, ho veramente il timore che nelle foto sia uscito col calzino basso. Sono veramente distrutto. Sì, sarebbe terribile. Speriamo di no. E qua inizio Colla Micheli. Inizia l'ultima salita prima dell'arrivo. Ultimo chilometro e ultimi 80 metri di dislivello e ce l'abbiamo fatta. Bella gara come al solito. Chissà quei tre dove sono invece. 300 per in fondo del cartello dei 200. Ma perché io non faccio le cicloturistiche invece di fare le Gran Fondo? Bella domanda. Ce l'abbiamo fatta. Allora ragazzi, ho appena finito la Gran Fondo di Egueglia con la Scott Haddit. Prime impressioni, no, allora, positive, nel senso che è un'endurance, ma secondo me per gran parte degli amatori è una bici completa. Mi sono trovato bene in discesa, è fenomenale, comodissima. Salita, sinceramente, ecco, non ho nulla da dire. Considerate che l'ho fatta con i copertoni da 34, ma proprio perché i copertoni da 30 mi sono arrivati solo l'altro ieri e non me la sentivo di provarla in gara così, senza averla provata prima. Quindi prossima Gran Fondo proviamo i copertoni da 30. Allora, eccoci di ritorno. Gara finita. Qualche commento? Beh, divertente, sempre bella la Egueglia. Ci siamo divertiti. Non abbiamo vinto. No, beh, non ci hanno chiamato sul palco, però non abbiamo vinto, Dario, ma non siamo neanche stati squalificati, che comunque è vero. Per questo, per me te rappresenta comunque un elemento esatto. di novità. Ah beh, sì, assolutamente. Comunque. Quindi, cioè, la prima uscita, la prima Gran Fondo insieme in cui non veniamo squalificati. E tra l'altro ci siamo fatti quasi tutta la gara senza la macchina di fine gara, quindi sono soddisfazioni. Esatto, probabilmente era rotta la macchina di fine gara, perché mi ha superato poco prima del Paravenna a me. Io sono arrivato al chilometro 100, Esatto, mai successo nella mia esatto, vita, quindi esatto. La macchina fine gara svogliata, va bene. Vabbè, così ci ha fatto fare bella figura. Esatto. Quindi che facciamo adesso? Prima della babà cosa organizziamo? Ma non so, tanto dislivello, questo sicuro, perché bisogna allenare le gambe a questo potente dislivello, ma rimaniamo ancora su questa gara, non guardiamo già certo, no, a futuro. Poi Poi faremo con la testa, sai. Sì, è ovvio, già, anche perché già hai messo subito carne al fuoco, no, pesce al fuoco, perché parliamo di cereale, quindi giustamente, sì. Esatto, ci sarà il branzino di cereale, zone limitrofe. Ma qua dove giri? Destra o sinistra? Ah, K1, vedi, effettivamente c'è. Vedi qua. Lì si passa per la cereale. Oh,
Ok. È destino. Poi Allora vediamo. destino c'è addirittura anche rallentato, quindi Potrebbe essere. potrebbe essere. Dal mio lato posso ritenermi soddisfatto perché l'ho fatta tutta di fila, ho mangiato poche fragole, le ultime che c'erano, ho bevuto poca Coca-Cola, ho seguito questo piano alimentare, alla fine ho mangiato probabilmente la metà di quello che avrei voluto, però ecco, questo lo posso dire, fa un po' cioè pro incapace, perché tutte le volte che cercavo un gel, se lo trovavo, cioè prendevo quello che lo trovavo e poi avevo i gel sotto il gilet e quindi quelli sono ciao. rimasti un po' lì e ciao, esatto, soprattutto in discesa ai 40 all'ora non mi sono arrischiato, però crostatine, Coca-Cola, 3 gel e 3 fragole l'abbiamo portato a casa. Onesto, quindi Consumate 3000 calorie, assunte 1000, forse esagerando. Abbiamo perso qualche grammo per la prossima avventura. Esatto. Va bene, io direi che alla prossima allora.